Nuovamente insieme, rieccoci tornati. Un saluto ai veterani, ai fedelissimi di questa trasmissione, ma anche ai nuovi che ci trovano magari per caso, magari proprio in questo video. Quindi, visto che nulla accade per caso, siete nel posto giusto. Ovviamente questa puntata è collegata a tante altre, ma voi potete ascoltarla anche singolarmente, ma il mio invito, come al solito, è di andare a unire i classici puntini, recuperando anche le vecchie puntate precedenti. Quest'oggi è una puntata che è molto strettamente collegata, molto virgola, strettamente anche collegata alla puntata che abbiamo fatto di approfondimento su Rino Gaetano. E quindi, visto che abbiamo aperto una via, abbiamo iniziato un percorso, io direi che oggi lo possiamo riprendere insieme a un amico che vi presento subito. Gli diamo il benvenuto, eccolo qua. E allora eccoci insieme, anche quest'oggi la connessione regge bene, quindi per fortuna abbiamo un collegamento audio-video come si deve. Presentati al nostro pubblico. Io sono Mario Caruselli, musicista, studioso di sociologia e di eventi iniziatici, ricercatore spirituale. E io ti devo ringraziare perché in realtà tu sei tra i primi ad averci scoperti, perché in tempi non sospetti, proprio all'inizio della nostra attività, tu ci hai trovato e quindi grazie perché hai creduto anche in noi da subito. Sì, per prima cosa ci tengo a dire che prima di essere vostro ospite sono stato un vostro ammiratore. Ecco, e sicuramente un vostro fan appassionato, non mi sono perso una puntata. E io ti ringrazio, mi rende veramente onorato questa cosa. Allora partiamo perché io oggi avrò bisogno invece delle tue competenze, perché tutto parte, fra l'altro facciamo subito vedere il libro che è interessantissimo, io ti ringrazio anche per avermene omaggiato e di tanto in tanto vado ancora a spulciare perché andiamo a vedere, questo è frutto di tanti anni di ricerca su tutte le scuole iniziatiche, quindi partiamo da qui e poi ci colleghiamo all'argomento di oggi. Sì, sono stati 10 anni di studio, ricerca e viaggi e 2 anni di correzioni, impaginazioni e ricerca ulteriore di immagini. Quindi un lavoro molto grande a cui ho dedicato una parte intera di tutta la mia vita. E ci ho messo un po' a decidere come poter utilizzare la puntata di questa sera. Dopodiché ho letto quello che tu hai scritto a proposito di altri musicisti, quindi ripartiamo da Rino Gaetano, ma grazie a te sto unendo altri puntini e quindi lo facciamo pubblicamente. Questa potrebbe essere una chiacchierata mia personale di approfondimento con te, ma ho deciso di condividerla con i nostri amici a casa perché riguarda Rino Gaetano, ma vi ricordate cosa abbiamo detto nella puntata precedente? Il fatto che lui definisse Sanremo come un ordine iniziatico, dopodiché in alcune canzoni lui dice chi gioca a Sanremo e tutto quindi ci collega a Sanremo. Allora partiamo da Rino Gaetano così ci colleghiamo alla puntata Ah, precedente, dopodiché andiamo subito a Sanremo. sì, innanzitutto ormai è pubblico il fatto che Rino Gaetano, sotto la facciata di cantante ironico, giovane, pieno di energie e sempre pronto a scherzare, invece era un autore profondo, che aveva già una cultura sia letteraria che musicale che iniziatica molto spessa, con un grande spessore culturale. E quindi si divertiva a inserire nelle sue canzoni, come già avete detto le altre volte, si divertiva a inserire nelle sue canzoni allusioni terribili, vere e proprie bombe mediatiche, che arrivavano alle orecchie di chi poteva intendere, secondo la regola antica della rivelazione. Tu saprai benissimo che questa parola rivelazione ha dei significati che di solito la massa non comprende. Rivelare vuol dire non svelare, vuol dire velare un'altra volta. Ecco, questo è quello che faceva Rino Gaetano nelle sue canzoni, cioè velava di parole che sembravano mosse soltanto da un'energia giovanile di comicità, invece le rivelava e sotto c'erano delle grandi verità, talvolta delle verità scomodissime e terribili. Ecco, da ciò si è giunto poi alla conclusione che la sua misteriosa morte, come purtroppo avviene nel caso di tanti artisti, non sia stato un caso, ma sia stato un vero e proprio assassinio.
Fra l'altro, con dietro il nonsense dell'epoca, in realtà si nascondeva altro che un nonsense, il senso ce l'aveva e direi anche bello chiaro e preciso, ci voleva anche un coraggio. Io l'ho riscoperto da poco e devo dire che effettivamente era veramente di impatto quello che lui raccontava. E allora però io mi voglio collegare proprio a questo, perché intanto Rino Gaetano aveva un gran coraggio. Io ho rivisto anche delle sue interviste con Pippo Baudo, con Costanzo, dove, data anche la sua età, lui comunque sapeva che cosa stava rischiando. Sì, Ma lui parlò di Sanremo. Io voglio proprio parlare con te. Partiamo da qua. Sanremo, come mai questa città è sì. così importante? Come mai viene definito un ordine iniziatico, un ordine massonico? E soprattutto come mai viene citato il casino del Festival di Sanremo? Sì, allora è storico che il Festival di Sanremo sia nato per fare pubblicità al Casino di Sanremo, che è stato da sempre uno dei due casinò ufficiali che hanno avuto il permesso di essere instaurati e installati sul territorio italiano. Ecco. Poi per un periodo piccolissimo ce ne sono stati addirittura tre, ma poi è rimasto il casino principale, quello di Sanremo. Ecco, eh, le persone, la società che ha deciso di costruire il Casino di Sanremo, si sa, è storico che fosse formata in buona parte da fratelli massoni, che probabilmente avevano avuto questa idea solo con delle intenzioni positive, cioè con l'intenzione di creare in Liguria e quindi vicino alla Costa Azzurra quello che già si era creato in Francia, cioè un luogo in cui c'erano tanti tipi di attività e di passatempo e di diporto che potessero interessare a persone a persone molto benestanti. E così fu fondato il Casino di Sanremo nel 1904 circa, dal 1902 al 1904, anche perché la costruzione non è durata poco, perché si tratta di una costruzione monumentale, come tutti i bei casinò, come quello di Monte Carlo. Ecco. Una cosa interessante, molto molto interessante, è che a 3 chilometri dal Casino di Sanremo vi è un'altra singolarità, una singolarità molto appassionante. A pochi chilometri dal Casino di Sanremo, nell'interno della Liguria, vi è il comune di Seborga. Il comune di Seborga è quello che ha diviso con pochi altri luoghi del mondo la paternità dell'ordine dei Cavalieri Templari, a cui sicuramente non sono arrivati nell'anno della loro fondazione, ma successivamente attraverso i monaci dell'abbazia di Orvalle, i quali erano in comunicazione con i monaci dell'abbazia delle Isole Lérins, che ci sono davanti proprio il mare della Costa Azzurra, e attraverso loro, che avevano in gestione le industrie agricole e artigianali del comune di Seborga, e i Cavalieri Templari fecero uno dei loro maggiori centri proprio nel comune. Addirittura adesso quelli che stanno amministrando questa memoria sostengono che ci sia un ulivo che è lì da più di 2000 anni e che sia stato testimone di molti giuramenti templari lì a Seborga. Ecco, in questo ambiente così sacrale e così pieno di densità iniziatica è nato il Casino di Sanremo. Ecco. E fra l'altro faccio subito un appunto perché tu giustamente hai citato che il Festival di Sanremo cioè, nasce per fare pubblicità al casino e Sì, io mi ricordavo, avendo partecipato come giornalista a molti festival di Sanremo, di una nozione che ho fatto subito controllare al nostro Manuel ed è in effetti la primissima edizione del Festival di Sanremo non era all'Ariston ma era al Salone delle Cerimonie del Casino. Quindi nasce proprio al Casino, viene successivamente spostato al Teatro Ariston. sì, nasce per questo con alcune poche canzoni che venivano cantate da 2 o 3 cantanti, tra cui spiccava Nilla Pizzi. All'inizio praticamente l'intero Festival di Sanremo era nelle mani di Nilla Pizzi, questa cantante melodica italiana, che cantava varie canzoni. Dopo si instaurò
tutta la consuetudine della gara e poi dell'invito degli artisti stranieri, fino ad arrivare a tutta quella concorrenza e a quella drammaticità, perché cominciò a diventare il luogo più importante, l'evento più importante della musica italiana. E allora si fece avanti una certa drammaticità, una certa intensità di questo momento. Ecco, purtroppo, come, anzi molto più in là di qualsiasi fantasia e molto più in là di qualsiasi film horror o poliziesco, in mezzo a tanta drammaticità e a tanta tensione, avvenne l'episodio più triste nel 1967, l'uccisione di Luigi Tenco. Una cosa che nessuno avrebbe mai potuto prevedere, anche se si comprendeva che attorno al Casino di Sanremo vi fossero interessi molto forti e attorno al Festival di Sanremo vi fossero dei grandi interessi. Eppure nessuno si aspettava che potesse andare così. Un giorno questo cantautore meraviglioso, che io ricordo con grandissima ammirazione, Luigi Tenco, io ero un bambino, ricordo benissimo quando vi fu l'annuncio, fu trovato morto nella sua camera d'albergo dopo che aveva cantato, proprio dopo aver cantato e avere già saputo che la sua canzone non era stata apprezzata comunque. Tutta l'inchiesta fu subito molto irregolare e questo, che ormai quasi tutti credono che sia stato un omicidio, fu ammantato invece, come spesso avviene, di suicidio. Tutti seppero che questo ragazzo, questo artista un po' matto, Luigi Tenco, si era ucciso. Perché vi era... sì. Voglio farti una domanda, perché effettivamente io ho partecipato a molti festival come giornalista. Si ha la sensazione che il Festival di Sanremo, per quello che io sono molto incuriosito dalla definizione che Rino Gaetano fa di ordine massonico, il Festival di Sanremo non si riesce bene a capire, perché da tutta Italia corrono tutti i media. Si definisce il Festival della canzone italiana, ma essendo lì, presenziando l'evento, vi posso garantire che si sente che è qualcosa di diverso. La musica è protagonista, ma lì c'è quel palco, mette veramente tensione, perché tutto il mondo, anche della televisione italiana, e lo si capisce anche dall'assenza di controprogrammazione, dall'importanza che si dà a quel palco, fa finire carriere, fa cominciare carriere, e quindi è tutto in mano a qualcosa, lo si percepisce, di veramente grande. Torniamo a Luigi Tenco. Sì, è così. No, 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 ma è così, è sicuramente così. Una volta che proprio dopo l'omicidio di... Io ormai lo chiamo con molta sicurezza omicidio, non lo chiamo più evento, disgrazia. Dopo l'omicidio di Luigi Tenco intervistarono vari suoi colleghi, tra cui quello che aveva più esperienza, che era Domenico Modugno. E Domenico Modugno prima si irrigidì e fece capire che non ne voleva assolutamente parlare, che non voleva parlare di questa cosa. Gli sembrava assurdo che fosse stato tirato fuori quel famoso biglietto, perché c'è un famoso biglietto che è stato in cui Luigi Tenco diceva faccio questo, ma non dice cosa. Faccio questo non perché odio la vita, ma perché non voglio vivere in una società che fa andare avanti una canzone come Io, tu e le rose. Questo biglietto, per chiunque abbia conosciuto Luigi Tenco, è un'assurdità, perché chiunque abbia conosciuto Luigi Tenco sa che lui non si sarebbe mai ucciso per via di una canzone. Era una persona coltissima e intelligente, e quindi comprendeva che la canzone Io, tu e le rose era soltanto di un genere diverso dal suo, ma Ecco. non avrebbe avuto senso. Allora, è necessario questo ulteriore chiarimento, perché sono tematiche particolari, quindi noi ci chiamiamo facciamo finta che, perché noi, usando il condizionale, proviamo a ipotizzare, quindi nessuno si deve sentire offeso di quello che noi andremo a dire. Io so che tu stai anche cercando conferme di alcune teorie. Proviamo fra amici a ipotizzare quello che potrebbe essere accaduto, perché ci sono poi degli indizi che comunque stanno cominciando a venire fuori, quindi della sabbia, so di un collegamento in cui evidentemente non era nella sua stanza, quindi cominciamo a raccontare che cosa è accaduto e proviamo a ipotizzare il perché. Sì, ci sono ormai molti libri sull'argomento, ci sono almeno 10 libri sull'argomento,
perché molte persone hanno fatto tante ricerche. Lo stesso commissario Molinari, che è quello che ha fatto le indagini, che è stato chiamato proprio dopo un quarto d'ora, da quando era stato ritrovato il corpo, da Lucio Dalla, che era nella camera accanto a quella di Luigi Tenco, lo stesso commissario Molinari sostiene di avere detto il falso. A un certo punto il commissario Molinari ha detto: in realtà la fotografia che noi abbiamo diffuso del cantante disteso per terra, purtroppo in quella tragica situazione, era falsa, perché in realtà noi avevamo già portato via il corpo di Luigi Tenco e l'avevamo portato nell'obitorio, pensate, nell'obitorio dei suicidi. Perché l'obitorio dei suicidi? È una cosa tristissima, perché Molinari ci rivela che a Sanremo esiste un obitorio dei suicidi, perché in qualsiasi luogo in cui vi sia un casino ci sono più suicidi che negli altri posti. Ecco, e poi era stato riportato indietro. Era stato riportato indietro per fare le fotografie in cui compare sotto il suo corpo una pistola che però tutti si accorgono subito che non è la sua pistola, perché la pistola che c'è sotto il suo corpo è una beretta, mentre invece lui non aveva una beretta, lui aveva una PPK, una Walther PPK, che è una pistola tedesca molto sicura, che lui aveva comprato. Ecco, poi il motivo per cui un ragazzo di 26 anni andasse in giro armato, e lì ci si fanno tutti gli interrogativi. Nessuno sapeva che lui avesse una pistola, la trovò questa pistola fu trovata da un suo amico dentro la sua automobile. Aveva una bella Alfa Romeo GT, che a quei tempi era l'auto proprio dei conquistatori, perché era un ragazzo bellissimo ed era amato da tutte le donne. E il commissario Molinari confessa di avere messo lui questa beretta sotto il corpo di Luigi Tenco, non è la sua pistola. Quindi la pistola di Luigi Tenco non ha mai sparato. Questo ormai è sicuro, lo sanno tutti. La pistola di Luigi Tenco non ha mai sparato. Ma ci sono altri ricercatori che sostengono che anche questa non sia una tesi accreditata e che in realtà Luigi Tenco sia stato ucciso fuori dall'albergo e poi sia stato portato in camera per simulare il suicidio. E quindi questo fa pensare a uno scenario ancora più complesso, perché se lui era stato seguito, era stato aggredito e poi ucciso, questo vuol dire che c'era un'organizzazione che stava meditando la sua eliminazione. E riguardo alla pistola, lui dice aveva già detto a un amico che andava in giro armato perché avevano già tentato di ucciderlo, non era la prima volta, avevano già tentato di ucciderlo 3 volte. Noi sappiamo adesso, dopo tanti anni, perché la verità emerge lentamente, dopo tanti anni noi sappiamo che Luigi Tenco non era soltanto un grande cantante, un grande autore, era anche un politico del Partito Socialista Italiano. Era una grande promessa del Partito Socialista Italiano ed era andato in una missione che possiamo chiamare segreta, perché è emerso solamente in questi ultimi anni, una missione segreta in Argentina, durante un periodo di uno dei colpi di Stato che ci sono stati in Argentina, proprio negli anni 60. È probabile che egli stesse portando delle informazioni avanti e indietro dall'America del Sud in quel momento così triste, così drammatico dell'America del Sud, in cui c'erano anche molti colpi di Stato, non è stato l'unico. Ecco. E queste ormai sono notizie certe. Sono notizie certe perché c'è una sua lettera anche alla Ricordi in cui lui dice: siccome io sono anche una personalità politica del Partito Socialista, preferirei per il momento che voi non scriveste il mio nome sul disco che deve uscire. Però il disco era già uscito e quindi questa lettera fu inutile. Ecco, perché la mia domanda è ovviamente il modus operandi di usare personalità di spicco del mondo della musica o dello spettacolo anche in altri servizi segreti di altri stati. Mi viene da pensare ad Certo. alcune teorie su Marilyn Monroe, eccetera. Ma in questo caso invece la notorietà come cantante arrivò dopo o lo usarono proprio perché come cantante poteva muoversi liberamente?
Io credo nella seconda ipotesi, cioè in genere io credo nella seconda ipotesi, e il prima forse riguarda più la militanza politica, cioè il fatto che una persona che abbia già un certo prestigio politico poi si muova più facilmente anche nel campo dell'arte, che può essere la musica o può essere la scrittura o può essere il cinema, quello sì, mentre invece penso che siano gli artisti, per il fatto che possono andare in giro liberamente e entrare nei migliori salotti, credo che siano gli artisti già noti e già accreditati a essere poi usati come agenti di informazione. E credo che questo sia capitato anche nel suo caso. Noi adesso è passato tanto tempo e noi di queste cose ne possiamo parlare con maggiore libertà, perché c'è stato il caso più eclatante di tutti riguardo questo, ed è stato un caso eclatante, molto eclatante, in cui una persona che era assolutamente sicura di se stessa ha potuto tranquillamente dichiarare tutte queste cose. Ed era chi? Era il padre di Stuart Copeland. Il padre di Stuart Copeland, il grandissimo batterista dei Police, che è stato l'artefice poi dei Police. In realtà il padre di Stuart Copeland era un musicista, anche lui un trombettista molto bravo, ed è uno dei fondatori della CIA. Ecco, lui ci ha tolto tutti i dubbi. Se c'era qualcuno che avesse dei dubbi sul fatto che gli artisti e i servizi segreti facessero spesso delle strade parallele, lui ci ha tolto tutti i dubbi, ha scritto 2 libri in cui parla della sua vita da trombettista e della sua vita da spia. E poi dal fatto che parla del fatto che i suoi figli si sono occupati tutti di arte e nessuno di servizi segreti, a quanto sembra, attenzione, e che lui fu l'artefice di questo meraviglioso gruppo che erano i Police insieme a Sting, e che lui ebbe delle funzioni molto molto elevate all'interno della CIA. Ecco, Pensate che mai... sì. no, Sì, faccio sì, solo un inciso e poi ti ridò subito la parola. Effettivamente, se ci pensate, altro che immunità diplomatica, le celebrità, e io stesso ho assistito ad alcuni nomi grossi come arrivano per esempio nella città di Torino, arrivano con aerei privati, ci sono camionette che li prendono dall'aeroporto, li portano dove devono portarli, non si fermano neanche in hotel, stessa camionetta, di nuovo all'aereo privato e di nuovo via. Quindi effettivamente le celebrità hanno un trattamento meglio, cioè più fluido di qualunque diplomatico a livello internazionale. E questo, apro anche una parentesi che poi approfondiremo, ha a che fare anche per esempio col mondo orientale. Voi magari non tutti hanno ancora conoscenza di quello che è il K-pop, che è il pop coreano, in cui queste band vengono ideate e i componenti, sia boy band sia girl band, vengono addestrati da piccolini ad essere delle perfette celebrità e vivono solo per quello, e quindi il potere di essere celebrità viene tuttora usato in tutto il mondo per tante cose. E adesso ti ripasso subito la parola, ma ci tenevo a fare questo inciso. No, molto interessante il fatto che tu abbia dirottato l'attenzione adesso sull'Oriente, è molto interessante, anche per comprendere il senso politico che può avere questa contiguità tra politica, informazione e arte. E perché il senso politico è quello di creare attorno a un paese quello che viene chiamata il soft power, ecco, cioè un potere che non abbia una diretta corrispondenza, non so, con l'economia oppure con la forza militare. È un soft power, è un potere morbido che è tutto basato sul prestigio e su quello e sull'immagine e su quello che dicono di un popolo. Ecco, in questo caso tu hai parlato dei coreani, della K-music. Ecco, ma ti ricordo, ti faccio notare che in questo momento tutta la musica classica europea è in crisi. Perché? Ma perché cinesi, coreani e giapponesi inondano il mercato di grandissimi musicisti e di grandissimi esecutori. Ci sono ragazzi coreani e cinesi che suonano a 15 anni come i nostri ragazzi suonano a 30 anni, a 40 anni.
e stanno prendendo praticamente tutto il mercato dell'esecuzione di musica classica, e questo accresce immensamente il prestigio di questi paesi. Perché quando tu vedi un concerto e vedi una ragazza a 17 anni che suona meglio di un grande pianista tedesco, tu dici, ma allora questo è un grande popolo. Allora mi posso fidare di loro, allora mi compro anche una sua automobile, una loro automobile, allora mi fido se mi vendono qualcosa. Ecco, questo è il soft power. E accade anche con la lirica e poi apro e chiudo parentesi perché si apre un mondo anche nel mondo dello sport. Quindi nel senso, ma di questo Eh, chiudiamo subito la parentesi perché oggi rimaniamo in ambito musicale. Ecco. se volessimo prendere tutti i rami, non basterebbe una giornata intera per parlarne. Ecco. Però torniamo alle E, celebrità italiane che hanno a e- che fare con queste cose, perché ci siamo sentiti anche al telefono e mi hai fatto anche dei nomi interessanti, quindi prima di ritornare oltreoceano, perché vedremo anche delle celebrità internazionali, l'importanza che hanno sì, avuto, come viene raccontata, torniamo un attimo a casa nostra, perché ci sono dei collegamenti interessanti da fare. sì, beh, posso partire da molto lontano perché è una storia che mi ha divertito molto studiarla, ma se noi andiamo indietro a guardare la storia del Casino di Sanremo, troviamo un grande direttore del Casino di Sanremo durante il periodo del fascismo. Chi era questo grande direttore? Era niente di meno che uno dei nomi più importanti della massoneria calabrese, di Vibo Valencia. Vibo Valencia è una delle città massoniche più importanti d'Italia. Ecco, questo signore era il padre di Eugenio Scalfari. Ecco. Era Antonio Scalfari, il padre di Eugenio Scalfari, cioè quello che viene considerato molto spesso il più grande giornalista italiano vivente, adesso ha una certa età, ha più di 90 anni, Eugenio Scalfari. Il padre, questo grande massone calabrese, dopo aver cambiato vari mestieri, diventò per molti anni direttore del Casino di Sanremo. Mentre era al Casino di Sanremo, diventò amico di un altro grande artista, che era Vittorio De Sica. Ecco, Vittorio De Sica andava in continuazione al Casino di Sanremo perché era un giocatore incosciente, un giocatore spregiudicato. Il figlio Cristian De Sica dice che realmente a casa loro certe volte mancava da mangiare perché il padre era capace di giocarsi tutto, anche con tutti i soldi che aveva guadagnato da grande personaggio del cinema quale era, riusciva a spendere tutto al gioco. E allora il direttore del casino, siccome erano amici, gli dava un po' di soldi per comprare il biglietto del vagone letto per ritornare a Roma e per cenare in un ristorante. Ecco, potrebbe chiedere, sì, questa è una storia carina, interessante, ma che non aggiunge niente alla comprensione di questi ambienti. E invece no, non è così, perché a sua volta, il, a sua volta Italo Calvino e Eugenio Scalfari erano compagni di banco al liceo a Sanremo. Questa è una delle cose che veramente, al di là di tutti i complottismi e di tutte le congetture, noi ci chiediamo, veramente ci fa chiedere, non c'è qualche cosa nella vita che ci sfugge? Com'è possibile che uno dei più grandi, possiamo dire che per alcuni potremmo definirle così, il più grande scrittore italiano e il più grande giornalista italiano erano compagni di banco? Ma com'è possibile questo? E intanto è la verità, erano compagni di banco e grandi amici. Al liceo di Sanremo, ecco, ehm, mentre Italo Calvino si era mantenuto aderente alla sinistra, invece Eugenio Scalfari non si faceva alcun problema a scrivere per i giornali del fascismo. E Italo Calvino lo rimproverava in continuazione. E la sua passione per la sinistra, Italo Calvino, l'aveva presa dal padre, dal padre che era un grande ricercatore scientifico, che era stato fautore della famosa floricultura ligure. Ecco, tutti quei fiori che si vedono a Sanremo quando regalano i mazzi ai cantanti, che servono proprio, questo serve per fare pubblicità, la maggiore attività ligure che è la floricultura.
Ecco, praticamente il fondatore della floricoltura ligure era stato il padre di Italo Calvino, che era un grande massone ligure. Quindi è molto presumibile che Italo Calvino ed Eugenio Scalfari si siano conosciuti attraverso i padri proprio perché erano in ambiente massonico. Ecco, il padre di Italo Calvino, Mario Calvino, fu accusato e niente meno che dell'uccisione, anzi di un attentato non riuscito allo zar Nicola II e fuggì dall'Europa. Fuggì dall'Europa, andò a Cuba ed è a Cuba che nacque Italo Calvino. Quando tornò anche lui fece un po' un periodo fascista, anche lui lo fece, e diventò professore all'Università di Agraria proprio esprimendo questa sua grande cultura floricola. È chiaro che vi è una contiguità massonica tra queste due famiglie, tra la famiglia di Italo Calvino e la famiglia di Eugenio Scalfari. Ecco, e questa cosa poi confluisce nell'amicizia con Vittorio De Sica, che era sposato con Maria Mercader. Maria Mercader era cugina di quel Mercader che con un colpo di piccone uccise Lev Trotsky. Uccise Lev Trotsky sotto il comando diretto di Stalin attraverso lo psicoanalista, amico fraterno di Freud, che fungeva da congiunzione tra lo spionaggio russo e lo spionaggio mitteleuropeo, che si chiamava Eiting-Tong. Sembra un nome inglese, mentre invece era russo. Ecco, io credo che qualsiasi caso della vita non possa spiegare la connessione tra queste personalità, se non il fatto che appartenessero tutte a un unico ambiente. Ecco, voglio lasciarti un po' di... Sì, anche Un perché po' di io ci tengo a dire, anche perché conosco diversi massoni, che non c'è nulla di male nell'appartenere alla massoneria, però soprattutto all'epoca erano ambienti molto particolari, quindi soprattutto una volta, molto meno adesso, era veramente il centro dove molto si decideva ed erano usati proprio da quello che si chiama i poteri forti per poter anche in buona fede andare a controllare, andare a posizionare persone nelle posizioni più strategiche. Ecco. Sì, sì, è così, è così. È la storia di queste due famiglie, è la storia di queste due famiglie, anche se fortunatamente non si arriva mai, non si arriva sempre a quelle punte di terribilità, cioè non è che tutti adesso si trovino ad avere un ordine di Stalin che dice di andare a uccidere una persona in Sud America. È successo soltanto al Mercader, cugino di Maria Mercader. Però succedono anche queste cose. Devo dire che qui non c'è bisogno di dire facciamo finta che, perché Christian De Sica in un'intervista un po' ironica una volta ha detto lo so, sapete, lo so che cosa volete dirmi, mio zio era un assassino. Beh, è stato anche eccessivo. Diciamo, era una spia, era un agente segreto che aveva avuto questa disposizione dal lato, dalla persona che in quel momento era la più potente del mondo, di uccidere un altro rivoluzionario che era Lev Trotsky. Facciamo un salto perché così ci spostiamo momentaneamente da Sanremo, perché è argomento che Sì, poi magari merita altri approfondimenti. Ma parlando con te, anche oltreoceano ci sono delle personalità di spicco a livello mondiale che anche qui erano fondamentali o avrebbero potuto cambiare la storia. Facciamo un po' di esempi, perché io partirei anche da Bob Marley, che è una figura che grazie a te ho rivisto sotto un'altra luce e vorrei che tu lo raccontassi ai nostri amici a casa. sì, beh, guarda, io ho amici rastafariani e con loro ho parlato molto del prestigio
che ha tuttora questa grande figura di artista, di Bob Marley, presso di loro, e ne ho parlato con un sincero dispiacere della sua fine così prematura, del fatto che si sia ammalato così presto, e ho avanzato loro i miei dubbi, che non sono soltanto miei, non sono soltanto miei, anche questi sono dubbi che sono stati accreditati, scritti e durante interviste, dal momento che ci sono degli agenti segreti che sostengono di avere portato avanti essi stessi la missione contro Bob Marley. E sostengono tra l'altro, come succederebbe nel più romantico dei film, che loro non lo odiavano assolutamente, che erano molto dispiaciuti di dover fare quella cosa, di dover porre fine alla vita di un artista così bravo. Però dovevano farlo perché era il loro dovere. Ecco, in questo caso la storia è molto interessante, perché per le persone che arrivano adesso il rastafarianesimo è una strana così, è una strana cultura giovanile in cui ci sono questi ragazzi che fanno crescere questi capelli incolti, magari li fanno diventare marrone con l'ennè, con la tintura indiana, e poi hanno un po' una mania, quella di fumare un po' troppo e di fumare hashish. Ecco, ma il rastafarianesimo non è questo. Non è questo assolutamente. Il rastafarianesimo è una cosa che è nata in modo molto serio e che ha uno spessore politico enorme. Il rastafarianesimo è nato come ideologia di liberazione dell'Africa. È stata un'ideologia di liberazione dell'Africa che è nata, tra l'altro, verso il 1930, quindi molto ma molto tempo fa, quando non esisteva il reggae, quando non esisteva la musica pop. Nel 1930 è nato il rastafarianesimo. L'idea di queste persone che erano già contigue ad ambienti esoterici e iniziatici, anche questo si sa, l'idea era di riuscire a pacificare tutte le tribù dell'Africa e tutte le nazioni dell'Africa attraverso una nuova religione di ispirazione monoteista, simile, che andasse un po' tra l'islamismo, il cristianesimo e l'ebraismo, e che riuscisse a pacificare tutta la gente di Africa sotto un unico impero. E quest'unico impero era quello di Haile Selassie, di Haile Selassie, quindi quello che si faceva chiamare il Negus Negesti, l'imperatore di Etiopia. Quindi ecco, è come dire, dal momento che un imperatore già ce l'abbiamo, a questo punto si tratta soltanto di unificare l'Africa sotto un unico regnante, sotto un unico imperatore. Ecco, inutile dire che questo progetto non riuscì. Se fosse riuscito lo sapremmo. In realtà questo progetto non riuscì, però avvenne una cosa molto strana che nessuno riesce a spiegare molto bene, cioè che questa religione migrò dall'Africa e appassò l'oceano e finì attraverso varie migrazioni di persone e di idee in Giamaica. E in Giamaica cominciò a prendere quell'aspetto più creativo, più artistico e meno politico che aveva all'inizio. E ne venne fuori quel rastafarianesimo che cominciamo a conoscere noi, cioè quello fatto di musica, di grandi concentrazioni di persone, di feste. Ecco, tra l'altro bisogna anche ricordare una cosa, che è vero che nel rastafarianesimo è molto usato il fumo dell'hashish, però guardate che esattamente come nell'islamismo, nel rastafarianesimo è vietato l'alcol, per esempio. Ecco, quindi non è una religione permissiva, assolutamente. Non è una religione permissiva, è una religione che ha molti precetti, tra cui per esempio il divieto assoluto di ubriacarsi. E questo non è casuale proprio perché in molte scuole iniziatiche, soprattutto in chi ha a che fare con la ritualistica, i corpi sottili vengono influenzati dall'effetto dell'alcol e quindi è anche questo un elemento che ritorna. Certo, si sa che i primi rastafariani, quelli che avevano un aspetto più religioso e anche un po' politico, erano in contatto con le scuole esoteriche turche, che erano in contatto con le scuole esoteriche egizie,
erano in contatto anche con i Rosa Croce, oltre che con la massoneria. Poi la massoneria si è ripresentata nel rastafarianesimo perché uno dei profeti rastafariani, oltre a Bob Marley, uno dei profeti rastafariani americani che c'erano tra gli Stati Uniti e la Giamaica, era una grande personalità della massoneria di Prince Hall. Era della massoneria di Prince Hall. La massoneria di Prince Hall è la massoneria americana in cui ci sono più persone di colore. Diciamo, molti credono che sia la massoneria delle gente di colore. In realtà, gente di colore si può iniziare a qualsiasi massoneria, naturalmente. Però la massoneria di cosiddetta di Prince Hall è la massoneria che è più occupata da personaggi di colore negli Stati Uniti. Ecco, è una delle persone più importanti del rastafarianesimo era della massoneria di Prince Hall, questo è sicuro. Quindi si è ripresentato questo circuito. Ecco, Sì, vuoi dire qualcosa? sì, direi che siamo praticamente in chiusura, ma si Ah, intravedono tutti i tuoi anni di studi. Oggi abbiamo fatto anche un viaggio e mi piaceva anche arrivare alla conclusione perché quindi dal reggae andiamo a chiudere il cerchio da dove l'abbiamo cominciato, un po' come un rituale anch'esso, e quindi dal reggae di Nunte Reggae più e ritorniamo a Rino Gaetano con cui abbiamo aperto la puntata. E quindi direi che ovviamente questo, anche se vorrai, è un primo appuntamento che noi andremo a fare perché di cose da raccontare ce ne sono tante ed è una chiave di lettura che abbiamo visto che vale per una marea di avvenimenti. Abbiamo poco toccato l'attualità, ma vi posso garantire che arriveremo a parlare anche di quello che sta accadendo in questi giorni e anche qui le scuole iniziatiche, i percorsi, le associazioni hanno molto a che fare con alcune cose che non riusciamo a capire perché nei telegiornali vengono accennate. Quindi lascerei a te la conclusione e quindi apriamo anche le porte ad altre puntate, ma intanto ti lascio la conclusione. beh, la mia conclusione è positiva, assolutamente. Non vorrei che si pensasse che un discorso del genere possa sporcare l'ispirazione sincera degli artisti. Non è così, assolutamente. Il fatto è che la vita degli esseri umani è una vita complessa. Gli artisti il più delle volte sono sinceri, sono persone che non pensano razionalmente a tutti questi livelli di ciò che fanno. Quindi la cosa importante da capire è che la nostra vita è così complessa anche se dentro di noi c'è sempre una parte pulitissima, anche dentro le persone che sembrano meno fedeli all'ideale umano. E io di questo ti ringrazio e come al solito ringrazio anche i molti che decidono anche di farci delle donazioni perché il progetto come vedete sta crescendo e noi grazie anche a tutte le donazioni ci teniamo anche insieme a Manuel a dire che in realtà tutti i soldi vengono reinvestiti per il poter incrementare l'attrezzatura, per rendere gli studi indipendenti, per non dover rispondere a nessuno anche delle tematiche che decidiamo di trattare. Quindi le donazioni che trovate anche nella descrizione del nostro canale sono fondamentali e vi ringraziamo, così come ringraziamo anche tutti coloro che decideranno di andare a guardare anche tutte le puntate precedenti perché sono tutte unite da questo filo conduttore unico. Cerchiamo di unire i puntini, cerchiamo di dare delle chiavi di lettura diverse, quantomeno possiamo tenere la mente aperta affinché un giorno tutto quello che noi diciamo facendo finta possa essere in realtà studiato sui libri di storia, si spera. Detto questo, io vi ringrazio, seguite Facciamo Finta Che su tutti i social possibili e immaginabili, un altro bello strumento è il gruppo e il canale su Telegram che è veramente libero e sta facendo nascere delle belle community. Io quindi ti ringrazio e spero in un tuo ritorno molto presto per poter approfondire queste tematiche. Riusciamo a far vedere in chiusura anche di nuovo il libro perché ci tengo, perché è veramente un lavoro ben fatto, storia iniziatica universale e quindi il ringraziamento è d'obbligo anche potendo far vedere tutto il frutto del tuo lavoro. Si vede che hai passione e mi piace un sacco che la trasmetti anche agli nostri amici a casa. Grazie a tutti Grazie a quanti, te, Gianluca. grazie come al solito anche a voi, appuntamento alla prossima puntata, Hare Krishna, grazie. Ciao.